Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cardiazol Paracodina Teofarma ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Cardiazol Paracodina? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cardiazol Paracodina durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Cardiazol Paracodina? Cardiazol Paracodina è un farmaco a base del principio attivo di idrocodeina più pentetrazolo, appartenente alla categoria degli antitussivi oppioidi e nello specifico alcaloidi dell'oppio e suoi derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Teofarma. Cardiazol Paracodina può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni Cardiazol Paracodina 20 mg più 100 mg/ml, gocce orali 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Teofarma ricetta. RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe C, principio attivo di idrocodeina più pentetrazolo, gruppo terapeutico. Antitussivi oppioidi, forma farmaceutica. Gocce, indicazioni, trattamento della tosse secca. Posologia adulti e adolescenti, maggiori di 12 anni. La dose raccomandata è 12-20 gocce 2-3 volte al giorno, ogni 8-12 ore, se necessario. Non superare la dose massima giornaliera corrispondente a 60 mg di idrocodeina rodanato, pari a circa 50 mg di idrocodeina base, e 300 mg di pentetrazolo. Bambini e adolescenti, dai 6 ai 12 anni. 6-10 gocce 2-3 volte al giorno, ogni 8-12 ore, se necessario. Non superare la dose massima giornaliera corrispondente a 30 mg di idrocodeina rodanato, pari a circa 25 mg di idrocodeina base, e 150 mg di pentetrazolo. Cardiazol Paracodina è controindicato nei bambini di età inferiore ai 6 anni. 1 goccia di soluzione, 0,05 ml, contiene 1 mg di idrocodeina rodanato e 5 mg di pentetrazolo. Nel trattamento di pazienti anziani, dopo attenta valutazione clinica, potrebbe essere necessaria una riduzione di dosaggio. Modo di somministrazione. Cardiazol Paracodina deve essere assunto preferibilmente dopo i pasti, può essere diluito in acqua zuccherata o in succhi di frutta. Durata di trattamento. La durata massima di trattamento è di 7 giorni, nel caso in cui la tosse persiste. Rivalutare il quadro clinico. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Insufficienza epatica grave, insufficienza respiratoria, stipsi ostinata. Epilessia, anche anamnestica, o disturbi di tipo convulsivo. Bambini di età inferiore a 6 anni. Allattamento con latte materno. Non somministrare durante o nelle 2 settimane successive a trattamento con inibitori delle monoaminoossidasi, né contemporaneamente ad altri farmaci appartenenti al gruppo degli analgesici narcotici, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La diidrocodeina può causare sintomi di dipendenza dopo uso prolungato. In caso di dipendenza, quando il trattamento viene sospeso, si possono verificare sintomi di astinenza come ad esempio irritabilità, agitazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Gli effetti degli alcaloidi dell'oppio sul sistema nervoso centrale sono potenziati da altri farmaci depressori come i sedativi, i tranquillanti, gli antistaminici e dall'alcol, vedere paragrafo 4.3. L'uso concomitante di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cardiazol Paracodina insieme ad altri farmaci come Cinacalcet Accord, Cinacalcet Aristo, Cinacalcet Aurobindo, Cinacalcet Doc, Cinacalcet Dr. Redis, Cinacalcet G, Cinacalcet Gen.
Orf, Cina Calcet Milan, Cina Calcet Sandoz GmbH, compressa rivestita, Cina Calcet Tillomed, compressa rivestita, Dintoinale, Gamibetal Complex, Gardenale, Luminale, compressa, Mimpara, Misoline, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere cardiazol paracodina durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cardiazol paracodina durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Poiché gli oppiacei superano la barriera placentare, è possibile la comparsa di depressione respiratoria neonatale. Durante la gravidanza cardiazol paracodina deve essere somministrata solo dopo aver valutato attentamente il rapporto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Poiché durante il trattamento non è infrequente la sonnolenza, di ciò dovrebbero essere avvertiti coloro che potrebbero condurre veicoli o attendere ad operazioni che richiedono integrità del grado di vigilanza. Effetti indesiderati. La frequenza degli effetti indesiderati è indicata utilizzando la seguente convenzione: molto comune e 1/10, comune e 1/100 a 1/100, raro e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di avvelenamento da oppiacei segnalati sono: coma profondo, riduzione della frequenza respiratoria, caduta della pressione arteriosa, depressione cardiocircolatoria, miosi, riduzione della diuresi, caduta della temperatura corporea, edema polmonare. Il trattamento di emergenza prevede come primo presidio un adeguato ripristino della funzione respiratoria. L'antidoto di elezione è considerato il naloxone, che deve essere somministrato IV alla dose di 0,4 mg. Tale dose può essere ripetuta dopo 2-3 minuti. Per i bambini la dose consigliata è di 0,01 mg/kg. Per quanto concerne i sintomi da sovradosaggio di pentetrazolo sono segnalati: depressione della respirazione e stati convulsivi di tipo epilettico. Il trattamento in caso di avvelenamento prevede lo svuotamento gastrico immediato. Per il controllo di eventuali stati convulsivi, somministrare diazepam o un barbiturato a breve durata d'azione, per esempio tiopentale sodico, per via endovenosa. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: alcaloidi dell'oppio e suoi derivati, codice ATC R05 da 20. Meccanismo d'azione: il pentetrazolo combatte i disturbi circolatori e respiratori spesso presenti nelle affezioni accompagnate da tosse insistente. Proprietà farmacocinetiche: gli studi effettuati con pentetrazolo somministrato per via orale nel ratto, alla dose di 50 mg/kg, ne ha evidenziato il rapido assorbimento con un picco plasmatico dopo un'ora dalla somministrazione. Dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta: le prove tossicologiche hanno evidenziato che, nei più comuni animali di laboratorio, cardiazol paracodina è ben tollerato, DL50. Topo DO 155 mg/kg, ratto DO 158 mg/kg, senza sostanziale differenza. Elenco degli eccipienti: acqua depurata, essenza menta, polisorbato 80. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.